Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, è tempo di prodotti preferiti del mese, perciò cominciamo! Questo mese ho deciso di partire con la categoria degli abiti perché è quella un po' più ricca, un po' più piena di ciccia. Detto ciò, va fatta una piccola premessa. Non so se vi ricordate, ma a gennaio avevo deciso di non fare nuovi acquisti, lo so, sconvolgente infatti, e di andare un po' a riscoprire quello che già possedevo. Se mi seguite e se guardate le mie storie su Instagram, saprete che già pochi giorni dopo aver pubblicato il video con i preferiti di gennaio, nel quale vi comunicavo questo intento favoloso, la mia forza di volontà è miseramente crollata, che non c'è neanche tanto da stupirsi poi in fondo. Nel proseguo di febbraio le cose sono un po' degenerate ed è stata alla fine una grandissima debacle, tant'è che tutti i miei capi preferiti di questo mese sono nuovi acquisti. Ci tenevo a dirvelo anche per onestà, ci ho provato e ho fallito. Bene, ma non benissimo. Iniziamo con il primo preferito, che tra l'altro, di nuovo, se guardate le mie stories su Instagram avrete già visto, perché quando ho acquistato alcuni dei capi che vi mostrerò, avevo fatto anche un live su Instagram, tra l'altro con prezzo di prezzemoli in mezzo ai denti, favoloso, molto molto mio, proprio già primo live, e già, bravissima, e quindi potreste averli già visti. Se invece non mi seguite su Instagram, cosa fate? Perché non mi seguite? No? Fateci un giro. Sono un po' più presente soprattutto sulle stories nelle ultime settimane, diciamo da metà gennaio, forse anche prima. Ogni giorno nella pausa pranzo ho creato questo segmento che si chiama I massimi sistemi in macchina, nel quale condivido con voi quei 4 pensieri che mi girano per la testa, un po' il nulla assoluto e la vacuità, il criceto che gira sulla ruota, insomma quello che mi passa per la testa, come sta andando la mia giornata, interagiamo un po', mi sta piacendo un sacco. Ovviamente si chiama I massimi sistemi in macchina, ma la macchina è ferma parcheggiata perché le stories mentre si guida anche no. Chiudiamo questo che doveva essere un'intro brevissima che si è trasformata in un discorso di 2 ore e veniamo ai preferiti di febbraio. Il primo è questo camicione bianco lungo che ho preso da Zara e che trovo favoloso per diversi motivi. Il primo è che è comodissimo, italiano questo sconosciuto, nel senso che è morbido, non segna da nessuna parte, è lungo e quindi anche nelle giornate in cui non mi sento proprio al massimo con me stessa, questo è un capo perfetto da indossare, perché copre tutto ma dà comunque quel senso di put together, di look pensato. La morte sua secondo me è sotto un bel blazer, che è poi il modo in cui l'ho indossato praticamente sempre nel corso di febbraio. Quindi primo capo, camicione di Zara. Come al solito non vi parlo di prezzi perché non me li ricordo, ma proprio non ci provo neanche, ma vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi sto parlando, dei capi, insomma di ogni cosa, con dei link diretti per saperne di più, per conoscere il prezzo e se poi volete qualcosa vi piace anche per comprarli direttamente. Quando cerco di parlare veloce poi vabbè. Andiamo avanti. Secondo capo viene di nuovo da Zara e anche questo era nel mio haul su Instagram ed è questa sorta di vestitino, di tunic dress, non so mai come chiamarlo, in finto camoscio nero con questa parte traforata sulla scollatura e anche sulle manichine, che sono comunque lunghe, e poi ha un motivo così crochet all'uncinetto sul collo che è leggermente rialzato, leggermente rialzato. Mi piace molto indossarlo con sotto dei leggings perché come vestitino è un po' vestitino cortino per quel che mi riguarda, e quindi ho dei bei collant coprenti pesantoni oppure direttamente dei leggings. In ogni caso mi piace molto soprattutto per i dettagli così see-through che sono leggermente traforati e per questo colletto. Di nuovo Zara. Proseguiamo con il capo successivo che è un po' più un basic, continuo a tirarmi su perché sta scollatura che ho preso da, adesso non mi ricordo se è sempre Zara o se, sì, sempre Zara, che è una dolce vita senape.
Le dolcevite quest'inverno mi sono piaciute a bestia, veramente tantissimo, le ho messe un botto. Quando ho visto questa da Zara me ne sono innamorata perché il senape è uno dei colori che più mi hanno colpita quest'inverno, l'ho indossato veramente tantissimo e in più mi piace perché è cortina, il che la rende perfetta da infilare nei jeans, infilare nelle gonne, senza che resti quella roba tipo saccoccione sulla panza, che già la panza di suo c'ha da dire delle robe, non è il caso che andiamo a riempirla. Questa invece bella attillatina e quindi mi piace un sacco, in più è basic e quindi va bene un po' con tutto, sotto un blazer, sotto un giubbotto di pelle, sotto un cardigan pesante, con i jeans, con la gonna, un po' come vi pare, e tra l'altro è un basic, se non sbaglio è proprio della, ah no, stavo dicendo di Zara Basic, di Zara Knit. Proseguiamo, ho avuto un attimo di... Proseguiamo a passi lunghi e ben distesi con il prossimo capo, che forse fra tutti è quello che ho indossato di più. A febbraio io ho vissuto dentro questi leggings finta pelle, non so mai come chiamarli, un po' lucidini, quell'effetto lì, che ho preso su ASOS, non so neanche se sono del brand ASOS, sì, esatto. Comodissimissimi, super comodi, proprio perché sono leggings e quindi comodi anche sulla gamba, non fanno quel difetto che a volte i leggings fanno di arricciarsi sul ginocchio che poi resta molle ed è una roba agghiacciante, invece stanno lì belli tesi, insalsicciano tutto quello che va insalsicciato e li ho indossati veramente un giorno sì, un giorno no, ma forse anche di più, tantissimo, spesso con il camicione e un blazer sopra, o con il vestitino, quello che vi ho fatto vedere prima in finto camoscio, insomma l'ho indossati tantissimo e se non ricordo male il prezzo era anche più che accessibile. Arriviamo così all'ultimo preferito per quel che riguarda la categoria degli abiti, che è un mega maglione zebrato, perché animalier mon amour, sono passata dal leopardato allo zebrato. Collo alto, ricorda un po' quel maglione giallo senape che avevo preso da Topshop, ma è più lungo, però sempre maxi sweater, come si dice in italiano, maglioncione gigante maxi, che arriva fin sul ginocchio, e anche questo con i leggings di prima a morte sua, caldissimo, morbidissimo e animalier. Devo dirvi altro per farvi capire perché è uno dei miei capi preferiti? Credo di no. L'ho messo un sacco e finché non inizierà a fare un po' più caldo credo che continuerò a metterlo un bel po'. Detto questo, sto già parlando da un tempo infinito e siamo solo alla categoria degli abiti, ma come vi avevo preannunciato è quella più ricca. Adesso andiamo più sciolti e veloci verso la prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Ho 4 prodotti per la categoria della cura della pelle da condividere con voi, 3 li possedevo già, uno invece è un acquisto di febbraio. Iniziamo dai prodotti che possedevo già, alcuni di questi li ho semplicemente riscoperti, altri invece li ho acquistati nei mesi passati ma non avevo ancora iniziato ad utilizzarli. Partiamo con questo che è un esfoliante viso, uno scrub per il viso della Fresh, che come sapete è uno dei miei brand preferiti per la cura della pelle, introvabile in Italia, io lo compro in Francia, ma ci tenevo comunque a parlarvene perché è stata una riscoperta piacevole. A volte mi dimentico di prodotti e poi quando li riscopro me ne rinnamoro follemente. A febbraio la mia pelle è stata particolarmente problematica, mi è venuto un po' di tutto, brufoli grossi come l'Everest, pori dilatati, pelle secca, provata, insomma veramente una situazione abbastanza ingestibile, e così ho iniziato ad utilizzare esfolianti con un po' più di frequenza, diciamo una volta alla settimana, e stavolta prima di andarne a comprare uno ho cercato e mi sono ricordata che avevo questo e posso dirvi che secondo me è uno degli esfolianti viso migliori fra tutti quelli che ho provato. Intanto è a base di zucchero di canna, ed ha una grana che è sufficientemente ruvida da esfoliare ma non troppo da irritare la pelle, che secondo me è proprio la base per un buon esfoliante viso. Ha una profumazione favolosa perché appunto mette insieme lo zucchero a
oli di frutti vari, vitamina C, quindi ha un sentore leggermente agrumato ed è esfoliante ma al tempo stesso, scusate, profondamente idratante e nutriente, perché appunto all'interno ha per esempio la fragola selvatica, selvatica, sto traducendo dall'inglese, la vitamina C, l'olio di semi di susine, l'olio di semi di uva, insomma un sacco di ingredienti che vanno da una parte a esfoliare e dall'altra però a reidratare la pelle. Si utilizza, è molto semplice, praticamente si fa un leggero massaggio, non esagerate se no vi portate via la faccia, per qualche minuto e poi lo si tiene su per 10 minuti e lo si risciacqua con acqua tiepida e veramente la pelle dopo averlo applicato risulta più luminosa e più sana, quindi io lo consiglio vivamente. Un po' sulla scia dell'esfoliazione, il mio secondo preferito di febbraio è la spugnetta, che non so mai come si pronuncia, Kojak, la spugnetta Kojak, che non ricordo mai bene di cosa è fatta, ma è una spugna naturale che ha delle proprietà di esfoliazione e quindi ogni tanto, non tutti i giorni, diciamo sempre così, una volta alla settimana, detergo il viso la mattina ma anche la sera utilizzando questa spugnetta che va appunto un po' a esfoliare delicatamente la pelle. Quindi, come avrete capito, il fil rouge della categoria cura della pelle di febbraio è esfoliazione, ma non solo. Terzo preferito, di nuovo un prodotto che possedevo già ma che non avevo ancora iniziato ad utilizzare, una crema per il contorno occhi, che a dirvi la verità ho iniziato a utilizzare nella seconda metà di febbraio. Se avete visto infatti il mio video con la mia routine di skincare quotidiana, questo prodotto non era presente perché ho iniziato dopo ad utilizzarlo. È una crema per il contorno occhi della Lierac che fa parte della stessa linea della mia crema notte preferita, la linea Premium per l'appunto. Si chiama Premium Yeux. Attention à le française que je vais parler avec vous, hein, voilà. Premium Yeux, la crema Regard Anti-Age Absolu, una crema per il contorno occhi che mi sta piacendo tantissimo perché intanto il packaging è quello che piace a me, con la pompettina in cima, che è una roba che mi piace sempre. Ha una consistenza e una texture leggera ma risulta comunque ricca e molto nutriente e va appunto a idratare e a rimpolpare la zona del contorno occhi, che è quella più delicata e che più facilmente appunto va a seccarsi o a diventare problematica e a riempirsi di rughette. Quindi nella seconda metà di febbraio ho utilizzato per il contorno occhi la mattina la stessa crema che vi ho mostrato nel video della skincare, che se vi siete persi cliccate sulla i qui sopra e potete vederla a un certo punto, se no ve lo metto anche nella info box, e la sera invece utilizzo questa. Ultimo prodotto, dai, avevo detto che sarei stata veloce ma mi è sempre un po' difficilino perché il dono della sintesi non mi appartiene propriamente. L'ultimo prodotto è una maschera per il viso. Avrete capito che a febbraio ho cercato di metterci del mio per ridare un po' di vita a questa mia pelle problematica. Da una parte esfoliazione, dall'altra però anche nutrienti, perché la percepivo anche abbastanza secca. E facendo delle ricerche come al solito online ho scoperto questa maschera della Origins che si chiama la Drink Up 10 Minutes Hydrating Mask with Apricot and Swiss Glacier Water. Attention, je vais traduire, non so perché sono diventata poliglotta improvvisamente, sembro mia zia, la zia di mio padre, la mia prozia che iniziava la frase in italiano, la proseguiva in spagnolo, la finiva in inglese, vabbè, ciao. Comunque è una maschera profondamente idratante a base di albicocca e infatti la profumazione è pazzesca, mi piace tantissimo, e acqua del ghiacciaio svizzero, la sciccheria. Perché mi piace questa maschera? Mi piace perché è davvero super idratante. Di norma preferisco le maschere, quelle in tessuto, perché le trovo più pratiche, più veloci da utilizzare. Questa però è un'ottima via di mezzo perché pur essendo una maschera in crema non va risciacquata, fondamentalmente si mette sulla pelle come fosse una crema idratante e
La si tiene su per 10 minuti, vedrete che se la vostra pelle ne ha bisogno, proprio se la mangia, e non resterete con quasi nulla sul viso. Se dovessero però esserci ancora degli eccessi di crema o di maschera in questo caso, dopo 10 minuti semplicemente con un panno si va a rimuovere e siete a posto, e davvero va a nutrire tantissimo la pelle. Me ne sono innamorata, mi sta piacendo un sacco, la utilizzo anche questa una volta alla settimana mediamente. E così siamo arrivati alla fine della categoria cura della pelle. Spero che vi siano stati utili questi suggerimenti nel caso in cui anche la vostra pelle fosse un po' problematica come la mia. Passiamo adesso alla categoria del trucco. Eccoci qua, categoria trucco. Posso dirvi che questa volta veramente ho pochissimi preferiti perché mi sono impegnata un po' di più a non fare acquisti. Fondamentalmente ho comprato credo solo una cosa, che però grazie a Dio è finita dritta dritta in questo video, almeno quello. Il resto invece sono tutti prodotti che ho continuato ad utilizzare, che sono già stati nei miei preferiti, oppure delle riscoperte. In ogni caso solo 2 prodotti per questa categoria. Il primo è una riscoperta, è un mascara ed è il Lancôme Grandiose. Adesso mi è venuto su l'accento tedesco, grandioso. Questa è la mascara Grandiose. Amici tedeschi, vogliatemi bene lo stesso, nonostante questo accento che ho fatto che è agghiacciante. Mascara della Lancôme, mi piace e l'ho riscoperto, l'avevo lasciato da parte perché negli ultimi mesi avevo usato più altri mascara. Il mio intento adesso è di cercare di terminare più roba possibile, quindi sto veramente facendo ruotare tutti i prodotti che posseggo per cercare di arrivare alla fine. Mi aspetto che il prossimo video degli Empties sia ricco di prodotti di make up. Lo butto lì che mi serve anche di incentivo. Mi piace perché ha questo applicatore che subito non avevo tanto capito perché ha questa forma strana, ma poi quando lo usi capisci che fa la differenza perché rende davvero più semplice stendere il mascara. Zac zac e zac zac. Allunga molto le ciglia, tra l'altro ce l'ho su anche oggi, non so se da lì vedete qualcosa, ce l'ho su anche oggi. Allunga le ciglia, non è non è particolarmente grumoso, cosa che a volte i mascara che tendono a dare volume sono. Questa è una buona via di mezzo. E poi vogliamo parlare della sciccheria di questo packaging con la rosa, così ti vedo e non ti vedo all'interno del tappo. Molto molto carino, mi sta piacendo un sacco. È un mascara che è uscito non lo so quanto tempo fa, ma non è assolutamente una novità. Se non l'avete ancora provato, dategli una possibilità perché secondo me ne vale la pena. Il secondo ed ultimo preferito per la categoria trucco invece è un mascara. Salutiamo l'ultimo neurone che ci ha abbandonato adesso. Da qui in poi andiamo avanti col pilota automatico in versione Luca Giurato. Un eyeliner, questa è la versione travel size, caso mai vi stesse chiedendo ma c'è l'eyeliner più piccolo del mondo. No, è la versione travel size perché l'ho visto nell'ultimo giro da Sephora, che l'avevo fatto principalmente per comprare la maschera che vi ho mostrato prima, e poi come ogni volta ho comprato anche un'altra cosa, ma ho detto prendiamo la versione piccola, la versione travel size, perché magari poi non mi piace, anche se ne avevo sentito parlare molto bene. E infatti stringi, dai, arriva al punto, mi è piaciuto tantissimo. Ha la punta in feltro che è una delle tipologie di eyeliner che prediligo, anzi praticamente uso solo quelli con la punta in feltro, perché quelli col pennellino, ciao, finisco con l'eyeliner di Moira Orfei, alto così, o di Amy Winehouse, non sono capace a gestirlo. Questi invece sono molto più facili da utilizzare, scriventissimo, iperpigmentato, dura tutto il giorno, tant'è che quando l'avevo provato da Sephora in negozio, fino alla sera è rimasto lì sulla mano che manco sfregando veniva via. Quindi se avete la palpebra un po' oleosa come me, e a volte può capitare che gli eyeliner o facciano l'effetto pam che si piantano sulla palpebra se ce l'avete un po' cadente, oppure iniziano un po' a sfaldarsi sulle puntine qua laterali, con questo andate sul sicuro. E poi ha questo packaging che mi piace sempre tanto, che è lo stesso del mascara Roller Lash, infatti è della stessa linea. Questo è ovviamente il Roller Liner. Non so se ci sono più colori, non credo, io solo questo ho trovato. Comunque consigliatissimo.
Dai, adesso categoria trucco la chiudiamo cercando di essere stringatini, passiamo alla categoria accessori, mettiamola così, che è la penultima di questo video. Eccoci qua, categoria degli accessori. Ho due cose da condividere con voi, anche abbastanza diverse fra loro. La prima è questa fascia per capelli, che tra l'altro è un regalo di Natale che mi ha fatto il mio amico Paolo, ciao Paolo, della Zest in the Attic. Mi piace tantissimo come idea la fascia di questo genere, un po' a metà tra la fascia e il turbante. Tra l'altro prego la regia di inserire immagini della sottoscritta con fascia in testa, così per darvi un'idea, perché fa un po' questo look un po' Moira Orfei, un po' Wanda Osiris, un po'... non mi viene un altro esempio, che però un po'... come si chiamava? Vabbè, quella con la frutta in testa, ma non importa, tanto abbiamo ormai capito che il neurone ci ha abbandonato già tempo fa, quindi andiamo avanti fingendo che vada tutto bene. Mi piace tantissimo l'idea della fascia per capelli perché dà quel tocco in più, invece della classica coda, del classico chignon, e quindi mi andava di inserirlo tra i preferiti di febbraio perché l'ho indossata parecchio questo mese. E a seguire faccio una piccola hop, un piccolo piegamento. Scarpe, ne ho parlato anche abbastanza sulle stories di Instagram della mia passione per le scarpe in stile Frankenstein con para di 2 metri, fondamentalmente questo perché non riesco più a indossare i tacchi, ho dei seri problemi, ed essendo alta 1,20 m trovo che sia una soluzione alternativa che mi è concessa, mettiamola così. Queste scarpe le ho acquistate su ASOS insieme ai favolosi leggings che vi ho mostrato a inizio video. Mi stanno piacendo un sacco perché dall'alto sono un po' classica inglesina stringata, ma poi tac, para gigante che alza sul lato e che dà a queste scarpe anche un vibe un po' meno elegante, un po' meno serio e un po' più, buttiamola così, un po' in vacca. Quindi mi sono piaciute tantissimo, le ho indossate parecchio, sono comode e aggiungono quei, cosa sono, 5 cm in più che nel mio caso non guastano. Ora le appoggio con questa faccia sempre bellissima e arriviamo all'ultima categoria che non ci crederete, è quella dei libri. Incredibile. Ebbene sì, ho ripreso a leggere, lo so, incredibile, erano mesi che non riuscivo più a trovare lo spirito di iniziativa di leggere e invece ben 2 libri da consigliarvi. Siccome appunto avevo un po' abbandonato la lettura per mancanza di tempo fondamentalmente, ho deciso di ripartire con delle cose leggere, di non partire tipo con Guerra e Pace perché sennò perdevo subito l'entusiasmo, e ho portato fino alla fine, ho letto fino alla fine 2 libri che mi sono piaciuti entrambi abbastanza da consigliarveli. Appunto, la premessa, così, disclaimer, tutte e 2 molto leggeri, mettiamola così. Il primo è Wild About the Girl. Non so se ve ne avevo già parlato, se vi avevo accennato al fatto che avevo acquistato questo libro in inglese quando sono stata a Londra, mi pare. No, me l'hanno regalato a Natale, bam, pum. Mi è stato regalato a Natale perché ho già letto il libro precedente di Louise Pentland, che tra l'altro è una youtuber inglese che seguo e che mi piace molto perché ha un tipo di ironia molto simile alla mia, mettiamo così, nella quale mi riconosco. Se non la conoscete, ma penso che molti di voi la conoscano se seguite anche YouTube al di fuori dell'Italia, io vi metto il link al suo canale perché non guasta, non che ne abbia bisogno. Comunque lei ha scritto anche dei romanzi che sono un po' della categoria di romanzi, come li chiamano, un po' quelli alla Sophie Kinsella, I Love Shopping, quella roba lì. Fondamentalmente la protagonista è la stessa del libro precedente, che si chiamava Wild... molto bene, bene ma non benissimo, Wild Like Me, che tra l'altro è stato tradotto anche in italiano, forse l'avevo consigliato a un certo punto. Comunque non perdiamo 5 squiglie, questo è il secondo capitolo. La protagonista Robin Wilde è questa giovane donna, questa trentenne inglese alle prese con un matrimonio finito, questo era già nel primo libro,
storie d'amore altalenanti, una vita lavorativa in crescita. Insomma, nel secondo capitolo della saga di Robin Wright vediamo che dal punto di vista lavorativo ha grandi soddisfazioni, incontra un uomo che sembra quello giusto, le succedono un sacco di sventure. In generale è uno di quei libri leggeri, come avevo già detto all'inizio, ma che trovo comunque piacevoli da leggere, divertenti, ironici, insomma una buona lettura semplice, mettiamola così. Brava Louise, a me piacciono. Poi se volete fare gli intellettuali che leggono soltanto robe intellettuali, non è il libro per voi, ve lo dico. Secondo libro preferito di febbraio, Lorenzo Licalzi, La vita che volevo. Lorenzo Licalzi è uno scrittore genovese che mi piace tantissimo, ho letto un sacco di libri suoi. È un altro scrittore di quelli con un grandissimo senso dell'ironia e dell'umorismo, perché davvero riesce a descrivere delle situazioni in modo assolutamente divertente, e spesso nei suoi libri racconta proprio delle storie di tutti i giorni con protagonisti alla portata nei quali riconoscersi con profonda ironia. In questo caso si tratta di una raccolta di racconti, sì, una raccolta di racconti tutti un po' sul tema del cambiare vita o di come la vita ti può portare in posti inaspettati. Sono racconti brevi, quindi è un libro di nuovo semplice, perché ogni racconto è una nuova storia e si può veramente leggere un racconto dall'inizio alla fine, una storia dall'inizio alla fine, tutti con questo tema comune che trovo molto molto interessante: l'idea di riconoscersi con un tipo di vita e pensare che non ci siano alternative, e vedere invece attraverso tutti questi racconti che di alternative e di vite diverse da quella che facciamo ce ne sono, e come, a volte scelte con coscienza, altre volte capitate per sbaglio. Quindi 2 libri questa volta, un po' per compensare l'assenza di libri negli ultimi 2000 video dei prodotti preferiti del mese. Non vi parlo invece di Netflix, perché sto guardando un sacco di roba, ma principalmente sto guardando roba molto molto vecchia, tipo sto guardando Gossip Girl, per dirvi. Perciò eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo, di nuovo, tanto ormai lo sapete, video dei prodotti preferiti. Spero che le cose che vi ho consigliato e delle quali vi ho parlato in qualche modo vi siano piaciute, vi abbiano incuriosito. Come sempre, se volete saperne di più su uno qualsiasi dei prodotti che ho inserito in questo video, potete fare un salto sul mio blog, trovate il link sia qua sotto il video nella info box, vi basta cliccare su mostra di più, mi pare ci sia scritto, e si apre tutto un mondo di informazioni per voi, oppure cliccando sulla famosa i che comparirà da qualche parte qui sulla mia testa, tanto non mi ricordo mai se a destra o a sinistra, abbiate pazienza. Vi ho detto tutto? Credo proprio di sì. Come al solito, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, cosa aspettate? Non mangia, non beve, non costa niente, quindi perché non farlo? Cliccate su iscriviti e diventate anche voi un jiu-jitser. Direi che non c'è altro, se vi va seguitemi anche su Instagram, come accennavo sono un po' più presente soprattutto nelle stories a livello quotidiano, di nuovo link nella info box. Ok, non c'è altro, ora la pianto di blatterare, come sempre vi auguro una favolosa giornata, un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!